tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo dei verbi causativi. Quali sono i verbi causativi? Sono i verbi fare e lasciare, seguiti da un verbo all'infinito. Che cosa significa che questi due verbi sono causativi? Significa che esprimono un'azione che non è compiuta dal soggetto grammaticale della frase, ma da qualcun altro, che è poi il soggetto logico della frase. Adesso vediamo 3 esempi insieme, così che possiamo analizzare le frasi e capire bene l'uso dei verbi lasciare e fare seguiti da un altro verbo all'infinito. Questo punto di grammatica è molto importante perché se avete familiarità con la lingua italiana della conversazione quotidiana, sicuramente avete sentito questi due verbi usati in questo modo e quindi è importante capirli e poi, perché no, usarli nella conversazione. Allora, iniziamo con i 2 esempi per il verbo fare. Vedrete che guardo in basso perché qui ho i miei appunti. Allora, leggiamo il primo esempio. La madre di Gigi non lo fa uscire la sera se il giorno dopo c'è scuola. La madre di Gigi non lo fa uscire la sera se il giorno dopo c'è scuola. Identifichiamo il soggetto grammaticale della frase. Il soggetto grammaticale della frase è la madre di Gigi. Però dobbiamo chiederci: è la madre di Gigi che compie o non compie, in questo caso, l'azione di uscire? No. Quindi dobbiamo trovare il soggetto logico della frase, cioè chi compie o non compie, in questo caso, l'azione di uscire. Gigi. Quindi Gigi non esce. Perciò Gigi è il soggetto logico della frase. Che cosa significa questa frase? Significa che sua madre non gli permette di uscire se il giorno dopo c'è scuola. Quindi la madre non dà a lui l'autorizzazione per uscire la sera. Va bene? Quindi in questo caso noi abbiamo il verbo fare seguito dall'infinito uscire con il significato di dare il permesso di fare qualcosa. Quindi il soggetto grammaticale della frase non è mai chi compie l'azione. Per questo motivo, per capire bene la frase, distinguiamo tra soggetto grammaticale e soggetto logico. Vediamo un altro esempio, sempre con fare più infinito. Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia. Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia. Qual è il soggetto grammaticale della frase? Laura. Qual è il soggetto logico della frase? Sua figlia. Perché? Chi ha mangiato effettivamente le verdure? Laura o sua figlia? Sua figlia. Quindi sua figlia è il soggetto logico dell'azione espressa dalla frase. Se guardiamo invece la struttura grammaticale, capiamo che il soggetto grammaticale è Laura, perché è Laura che ha fatto mangiare le verdure a sua figlia. Che cosa significa questa frase? Significa che Laura ha imposto a sua figlia di mangiare le verdure. Laura ha obbligato sua figlia a mangiare le verdure. Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia. Quindi, leggendo questi 2 esempi, capiamo che fare più infinito può assumere 2 significati diversi. Uno di obbligo e l'altro di permesso, giusto? E infatti, nel primo esempio che abbiamo visto, la madre di Gigi non lo fa uscire la sera se il giorno dopo c'è scuola. Qui fare uscire ha un significato di permesso. In questo caso manca l'autorizzazione, non c'è il permesso di fare qualcosa.
Nel secondo esempio, invece, Laura ha fatto mangiare le verdure a sua figlia, c'è un significato di obbligo, c'è un'imposizione, c'è una costrizione a fare qualcosa. Quindi, fare più infinito può assumere questi due significati. Vediamo ora l'altro verbo causativo, che è lasciare, sempre seguito dall'infinito. Al contrario di fare, lasciare ha solo un significato, che è quello di dare un permesso, autorizzare in qualche modo. Quindi lasciare più infinito assume solo il significato di permettere di fare qualcosa, va bene? Lasciare più infinito non esprime un significato di obbligo, ma solo di dare il permesso di fare qualcosa. Vi leggo un esempio. Lascio dormire il mio cane sul divano. Io lascio dormire il mio cane sul divano. E questo è tratto da una storia vera. Qual è il soggetto grammaticale della frase? Io. Io lascio dormire il mio cane sul divano. Ma qual è il soggetto logico della frase? Cioè, chi è che effettivamente dorme sul divano? Non io, ma il mio cane. Quindi il mio cane è il soggetto logico della frase, il soggetto che effettivamente compie l'azione che io permetto di fare. E infatti, lascio dormire il mio cane sul divano significa che io do il permesso al mio cane di dormire sul divano. Gli permetto di dormire sul divano. Va bene? Allora, questo può essere sia un ripasso per chi già conosce i verbi causativi, ma può anche funzionare come introduzione a questo argomento. Abbiamo analizzato 3 esempi, perché non voglio sovraccaricare questo video di troppe informazioni, quindi io mi fermerei qui per il momento e vi lascerei la possibilità di sedimentare, di far sedimentare queste informazioni e poi, se ne avete, di lasciare le vostre domande nella sezione dei commenti qui sotto, perché magari ci può essere una parte 2 a questa lezione. Vediamo insieme. Sicuramente nelle prossime settimane ci sarà una lezione sulle frasi fisse, sulle espressioni fisse che usiamo nella conversazione di tutti i giorni come espressioni, come modi di dire, con questi 2 verbi, quindi lasciare e fare più infinito. Quello sicuramente perché ho già preparato gli appunti e quindi sarà registrato. Però, per quanto riguarda la lezione di oggi, se avete dubbi o domande, anche specifiche su esempi che avete letto o sentito, mi raccomando, lasciate tutto, scrivete tutto nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato la lezione di oggi e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!